Buongiorno, sono Francesco Micheli, regista e avvocato difensore di Ruggero Leoncavallo, visto che dirigerò le due opere scritte dal maestro, quindi Pagliacci e Bohème. Io sono Daniele Menghini e dirigerò invece il capolavoro di Mascagni, Cavalleria Rusticana, insieme ad Iris. Devo dire è una grande gioia per me, tra l'altro, tornare a Torino e farlo con questo progetto così ambizioso, così anche fuori dalla routine, dall'ordinario, è una grande gioia e farlo al fianco di Francesco, devo dire che è proprio una grandissima opportunità. Sottoscrivo, anche perché lavorare insieme su Cavalieri e Pagliacci, che sono appunto due titoli disparati, in cui però evidentemente ci sono degli elementi in comune, il meridione, la comunità. Per noi questa comunità rurale, in qualche modo cantata da Pasolini in maniera ineffabile, ci ha colpito. A partire da questa nostra simbiosi di coppia e con il gruppo meraviglioso dei nostri collaboratori con cui abbiamo lavorato, ci porta a guardare a questi due artisti così speciali come Leoncavallo e Mascagni, cioè due enfant prodige che però poi dopo il debutto hanno faticato a trovare quello stesso successo. E quindi Iris e Bohème sono un po' due occasioni di riscatto, cioè due opere che a nostro avviso meritano e che forse anzi hanno uno sguardo così attuale che forse solo adesso riusciamo ad apprezzarle. Sì, è stato, devo dire, in questi mesi un lavoro a quattro mani a tutti gli effetti, che ci ha portato un po' a, diciamo, tornare all'essenza, no, dei due materiali, cavalleria da una parte e pagliacci dall'altra, riscoprendo anche appunto quella dimensione, no, rituale che sgorga da cavalleria intorno alla liturgia della Pasqua e che poi invece appunto in pagliacci arriva alla dimensione della finzione teatrale. Dico, la sfida dall'altra parte è stata diversa per Iris e Bohème perché appunto sono due titoli che fanno i conti con Puccini. Abbiamo Iris, il primo titolo diciamo a soggetto giapponese del repertorio del melodramma italiano, che poi in qualche modo viene insomma diciamo vampirizzato un po' da quella che è Butterfly di Puccini. E lo stesso discorso poi possiamo farlo per Bohème. E beh, insomma, lì proprio la coincidenza è totale, ma è molto interessante poter affrontare Leoncavallo, la Bohème di Leoncavallo, avendo bene in testa, negli orecchi e nel cuore quella di Puccini, perché questi due ragazzi hanno fatto la Paolo Grassi, cioè erano a Milano tutti e due e la Bohème è veramente un po' come noi, no? Che in tempi diversi abbiamo vissuto questi primi entusiasmi della vita nell'arte. E quindi il modo in cui questi due autori si sono misurati con l'essere artisti è molto interessante. E devo dire, io sento fortissimo il fatto che questi due, che sono esponenti della generazione post-unitaria, disillusi dei valori risorgimentali e affrontano in maniera traumatica l'avvicendamento dei due secoli, mi sembra produrre degli spettacoli che possono essere molto interessanti ai giovani che scavallano i due secoli. Anche perché i giovani di oggi sentono molto che il mondo cambia così velocemente che, che saranno vecchi quando ancora sono giovani. Ed è il dramma di Leoncavallo e Mascagni, cioè due artisti che hanno sparato i colpi migliori da ragazzi e poi il mondo è cambiato troppo velocemente. Però è interessante anche rispetto proprio, no, alla forza della giovinezza, secondo me, intercettare quella forza della scelta, no, che in qualche modo trasversalmente riguarda tutti i protagonisti delle quattro opere, cioè di quanto la scelta possa essere anche un atto rivoluzionario. A me sembra proprio molto bello che questo teatro abbia preso delle opere di passaggio, quindi dei grandi capolavori e delle opere diciamo non comprese, ma che hanno un potenziale incredibile perché il teatro sia un luogo di arricchimento per il pubblico che ci viene. Quindi Cavalleria e Pagliacci non sono cartoline del Made in Italy, sono comunità rurali che, come dire, si ritrovano nei loro valori, ma si scontrano anche con dei disvalori che purtroppo la comunità ancora tutela e protegge. E però Mascagni e Leoncavallo cercano nuove frontiere, quindi quelle esotiche di un mondo lontano che però assomiglia molto al nostro, oppure di quello delle giovani generazioni, dei bohemieni. A me diverte molto che infatti
a Milano Leoncavallo faccia pensare a un centro sociale, perché in fondo la Bohème è un mega centro sociale che non c'è più e quindi dobbiamo creare nuovi centri di socialità e penso che il teatro d'opera, quando lavora come questo, li crei. Assolutamente. Di solito tra noi registi vige la rivalità, l'invidia, invece davvero non vedo l'ora di vedere voi pubblico e te in questo, come dire, grande patto teatrale che ci unisce da un po'. Assolutamente, quindi ci vediamo a teatro. Evviva!